Ciao a tutti, buongiorno! Ma buongiorno! Bentornati sul canale dei Tickets for Life. Ciao, siamo in una nuova città! Abbiamo lasciato Sibiu e ci siamo trasferiti a Sebeş, qualcosa del genere. Sebeş. È tutta una serie di S e di sci. Fa parte Sebeş dei 7 borghi sassoni, ovvero quelli maggiori, come sapete la storia, no? Dei sassoni che hanno anticamente colonizzato, diciamo così, questa zona e hanno fatto un gran lavoro perché hanno costruito fortificazioni, edifici, chiese. E infatti la chiesa e la fortificazione sono le due opere maggiori di questo paesino, perché Sebeş conta circa 30.000 abitanti, è una cittadina più piccola. E come vi dicevo, degna di nota, ora ci andremo, è la chiesa gotica della fortificazione e la cinta muraria che pare essere ben conservata. Come avete visto ci siamo svegliati in una coltre di nebbia e quindi lo spostamento è stato un po' nebuloso. Sì. Però abbiamo fatto un po' di servizi. Ma siamo in Transilvania. Siamo in Transilvania, ragazzi. Scusa, la nebbia ci vuole. Nebbia e corvi. I corvi tantissimi. Sembrano far parte, diciamo così, della filmografia, ma invece ci sono realmente. La nebbia, almeno in questo periodo la mattina, c'è quasi sempre, e i corvi, quelli belli neri che gracchiano, si trovano tantissimi. Ci hanno anche lasciato un ricordino sul parabrezza, sti corvacci. Sì, volevano salutare Charlie, dargli il benvenuto a modo loro. Infatti ci siamo fermati in una stazione di servizio per vedere se si poteva pulire il parabrezza, ma non c'era lo spazzolone. Però abbiamo gonfiato le gomme, abbiamo dato una controllata alla pressione dei pneumatici, che ogni tanto ci vuole. Anche Charlie ogni tanto vuole le coccoline. Poi gli daremo una bella lavata appena possibile. E ora dai, facciamo una bella passeggiatina sperando che il sole ci assista. Ogni tanto passa la nuvola che lo copre, però insomma temperatura medio buona, sui 10 gradi stamani, insomma. Però con il sole bene. sono un po' di più. E via verso un'altra tappa. Andiamo verso la cittadina di Alba Iulia, anch'essa molto famosa nella zona perché ha una particolarità. Ci eravamo già passati un po' di tempo fa, però ci siamo solamente fermati a dormire perché nel nostro programma avevamo già calcolato di passarci poi con calma. Sì. E oggi è arrivato quel giorno. Tra l'altro Alba Iulia in periferia ha una delle poche aree di sosta gratuite libere con l'allaccio della colonnina a corrente. Non so se vi ricordate, la scorsa volta ci siamo allacciati alla colonnina e eravamo proprio in periferia di questa cittadina. Però, come diceva Fede, abbiamo fatto un altro giro per poi ripassarci oggi. Lo so, non sono belli i rotoli da vedere qui, purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema con la doccia, nel senso ci sono cascati i rotoli sul piatto che era un po' bagnato e quindi l'abbiamo messi lì ad asciugare. Vabbè, detta questa, abbiamo parcheggiato qui di fronte a uno dei bastioni delle mura di questa città e ora andiamo all'esplorazione interna e poi vi diciamo anche la particolarità di questa cittadella. Ora dobbiamo solamente capire come
accedere a all'interno di queste mura, che già vedete essere molto particolari. Siamo entrati, ma la cosa più bella è che è uscito anche il sole. Qui c'è anche una fontana d'acqua. Allora, ci stiamo muovendo intorno a queste mura e non è facile trovare il punto di accesso. Questa perché era una grandissima fortificazione e già da qui si può dire che era fortificata molto bene. Direi. Ma questa fortificazione ha una forma davvero particolare e ci ricorda un luogo che abbiamo già visto un po' di tempo fa. Sì, di recente. Chi ci segue sempre forse potrebbe capire un'altra città fortificata che abbiamo visitato recentemente. Tranquilli, ancora non è l'ora del pranzo, ci siamo messi a un tavolino perché dobbiamo un po' fare il punto della situazione. Poi vi vogliamo anche raccontare qualche cenno storico di questo luogo. Esatto, è presto e ancora il bimbo per fortuna non si è lamentato. Intanto iniziamo a dirvi che la storia di questa città, di Alba Iulia, risale ai tempi dei Romani, quando era uno dei maggiori centri economici e militari dell'epoca. Poi nel 1600, per la precisione nel 1641, fu dichiarata capitale del Principato indipendente della Transilvania. Sì, ma come mai è così famosa questa Alba Iulia? La peculiarità che la rende unica nel suo genere è la sua forma a stella data dalle fortificazioni, proprio quelle che ci circondano. Noi siamo pensate a metà fra una fortificazione e l'altra. Questa forma a stella è stata voluta e costruita dall'impero asburgico per difendersi dall'invasione dell'impero ottomano. Vi ricordate Palmanova nel Friuli Venezia Giulia che abbiamo visitato non molto tempo fa? Bene, anch'essa era una città, è tuttora una città fortezza molto particolare e Alba Iulia praticamente la ricorda in pieno. La sua conformazione è molto complessa, ci sono 3 fortificazioni a stella una dentro all'altra. Noi ci troviamo proprio sotto in questo momento alla fortificazione a stella. Pensate, ci sono 7 bastioni e ogni punta della stella copre una distanza di 100 metri, le mura sono alte 12 metri e tutta la cinta muraria copre una distanza di 12 km, ma noi non la facciamo tutta a piedi. Mi è caduta la mascella. No, non la facciamo. Oddio, anche oggi in camminata super. E poi al di fuori di questa fortificazione abbiamo altre 2 linee difensive. Una più esterna dell'altra. Erano dei grandi ingegneri questi Asburgo, Qui mi ci viene da ridere, abbiamo il ponte levatoio e sotto il lavatoio. If you eat, it's super. Uno degli avvenimenti che hanno segnato la storia di questa città è stato il 1° novembre del 1599, quando Michele Bravo entrò in città e realizzò l'unificazione politica appunto di Alba Iulia, quindi della zona della Transilvania, con la Valacchia. Purtroppo dopo l'uccisione di Michele il Bravo, che la portò agli splendori, la città è stata più volte distrutta e restaurata nel corso degli anni. Ma il momento storico più importante per Alba Iulia è senz'altro il 1° dicembre 1918, quando fu celebrato per la prima volta nella storia il giorno nazionale della Romania, cioè vale a dire l'unificazione della Transilvania con la Romania. E proprio il 1° dicembre del 2118 verrà aperta questa capsula del tempo, che è una sfera contenente una collezione di messaggi a ricordare i 200 anni che saranno trascorsi appunto nel 2118 da questo avvenimento.
Nel frattempo ci stiamo perdendo per questi cunicoli tra le mura, tra i vari bastioni, è veramente un labirinto. Forse però abbiamo trovato il punto di accesso alla parte alta per salire, perché c'è un ponte di vetro che ci permette di andare proprio nel centro vivo della fortezza. Qui camminiamo sul vetro, non è per i deboli di cuore. Vabbè, è basso il ponte, non è altissimo. Per chi soffre di vertigini. E per chi soffre di vertigini. Ci troviamo qui all'ingresso della cattedrale arcivescovile ortodossa di Alba Iulia. Fu costruita nell'anno 1921-1922 in occasione dell'incoronazione del re Ferdinando I e della regina Maria. Questo atto fu denominato Integrazione della Transilvania alla Romania e a quel punto la chiesa prese l'appellativo di Chiesa dell'Incoronazione. Con questo atto si sanciva, per volontà del popolo rumeno, la Grande Romania. E noi invece entriamo all'interno a scoprirla. Cattedrale ortodossa veramente imponente e molto bella, come al solito. Sono enormi. Come del resto tutta questo colonnato, questa corte che la circonda. Affacciandoci all'esterno da questo lato, vediamo un'altra cattedrale, la cattedrale di Michele. Ora dobbiamo trovare l'uscita da questo porticato e andiamo a scoprirla insieme. Siamo giunti qui a fianco alla cattedrale di San Michele. Ci sono tanti banchi che vendono i soliti gadget per i turisti, ma ci sono anche i banchi gastronomici. Infatti non ve lo dico, che ve lo dico a fare. Siamo passati di fronte a un banchetto che vende mamma mia, delle squisitezze. Io non dico più niente. Ci sono dei profumi nell'aria e poi se avete sentito suonare le campane è perché siamo a mezzogiorno passato. Ma saremo anche di più. Anche di più. E infatti la fame inizia a farsi sentire. Facciamo un giro e vediamo che chissà che non si trovi qualcosa di buono.
Visto che abbiamo incontrato questo simpaticissimo legionario, gli abbiamo chiesto le informazioni sul luogo. Questo luogo anticamente si chiamava Principia ed era il quartier generale romano, perché vi abbiamo detto appunto che questo luogo è stato colonizzato dai romani. Sotto quella struttura rimangono una parte dei resti, la restante parte pare che sia ancora sepolta sotto a questa piazza. Pensate un po'. Lui è stato molto preciso e chiaro, Stiamo continuando la nostra passeggiata per la città, purtroppo il cielo si sta un po' velando, ma siamo letteralmente sconvolti dalla bellezza di questo luogo. È bellissimo. Ora siamo lungo la via principale che taglia in due la fortificazione e ci sono tantissimi resti del passato di epoca romana. Passaggio dei Romani che è ben raffigurato da questa fotografia dell'epoca che è qui riprodotta dietro di noi. Sarà dell'epoca. Una fotografia di 2000 anni fa, pensate un po'. È la fame, ragazzi, è la fame che si fa sentire. È colpa mia che non troviamo niente che mi piaccia e quindi lui sta patendo per colpa mia, poverino. Qui troviamo la conferma ed il nome, la via si chiamava Via Principalis e la legione romana che vi si era insediata si chiamava Gemina. Adesso lasciamo la cittadella interna, passiamo sotto questa magnifica porta, anch'essa con un ponte levatoio. Questa praticamente è una delle 3 porte di accesso alla cittadella interna, costruita in stile barocco e risalente al periodo del 1700. Qui ragazzi ci troviamo sul ponte levatoio, Mamma mia. siamo veramente sbigottiti. Da qui si passa dalla prima cinta muraria alla seconda linea difensiva. Abbiamo lasciato il centro e siamo tornati al livello inferiore che è delimitato da 2 cinte murarie. Ora l'impresa è tornare da Charlie e trovare il tunnel di passaggio giusto. Perché la fame è tanta. È veramente un labirinto. Noi si pensava di non fare tutti i 12 km, ma qui
i chilometri secondo me saranno anche di più. Mamma mia, infatti c'è una pesantezza di gambe incredibile. Anche perché noi abbiamo fatto la via principale tagliando in due tutta la cittadella antica, entrando da un lato, da una porta, e uscendo da quella opposta. E facendo tutto il percorso a stella, ogni punta c'ha l'andata e il ritorno, poi c'è il bastione successivo, poi quello dopo. È lunga, insomma. E quindi è lunga, ecco. Se non ci vedrete più capirete come mai. Ed eccoci a tavola e vai! Siamo salvi. Buon appetito, siamo salvi. È salvo perché... anche te sei salva. Sì, vabbè, sì, avevo fame anch'io perché insomma alla fine sono le 2, dopo tutta la bella passeggiata, bella, piacevole, però ci stava il pranzo. Mangiamo, poi ci spostiamo, probabilmente raggiungiamo il luogo dove abbiamo dormito un po' di giorni fa. Sì. Ci sistemiamo, poi vi diciamo anche quanti chilometri abbiamo fatto oggi, però intanto mangiamo.